Arca in greco è alfa, rho, chi. Nota che in greco rho è come il romano P. Quindi invece delle lettere rho e chi ottieni le lettere P e X. Pax o pace in latino. L'uccello della pace. Pax Christi. Ma prendiamo il logo di Pax Christi e leggiamolo in greco. Così ottieni alfa, rho, chi, omega e questo ti dà arco. Il chi, rho, il Cristo, in alfa e omega. Così, quando inizi a cercare le immagini di arconti, molte di loro sono basate sulla religione. Beh, le persone diranno di sì, ma gli arconti provengono da un'altra dimensione. In altre parole, siamo indifesi. Ebbene, rifiuto di crederlo. Ricorda che c'era un tempo quando vivevamo in paradiso. Questo significa senza il parassita. Quindi deve esserci qualcosa qui nel nostro cratere che ha creato tutto questo caos. E naturalmente mi riporta sempre indietro a questa pietra di Ben Ben, che a mio avviso è ancora qui. Un giorno ero sdraiato nel mio letto, in uno stato tra la veglia e il sonno. E una soluzione è stata presentata nel mio subconscio. Prendiamo il serpente Apep, la testa è alfa e la coda è omega. Ora cortocircuitiamo il serpente Apep. Prendi la pietra di Ben Ben e hai alfa e omega. Ora fanno cortocircuitare la Pep nella pietra di Ben Ben. Ciò crea un'inversione, che è il chi. Questo cortocircuito crea un ciclo, come un feedback, con un microfono e un amplificatore. Dai un po' di prospettiva, ho questo, quindi ne ho presi altri due. Quindi ora hai alfa, chi, omega, che è aho, o l'eco, o l'ego. Ora questo eco sta diventando sempre più grande e più grande e sta creando un cunicolo spazio-temporale. Crea il Rho o il Ra, l'occhio di Ra. O l'occhio di Sauron. La parola Sauron ci porta ai dinosauri o indietro agli arconti. Ma cosa vogliono dire con I see you, ti vedo? Cosa succede se qualcuno si avvicina a questa pietra di Ben Ben attivata? Questa pietra di Ben Ben invia un segnale alla testa della vittima. Risuona nella sua testa con la ghiandola pineale. Ora senti la voce di Dio nella tua testa. L'occhio di Ra è effettivamente il ricevitore del segnale di Dio. Qui di nuovo il Chi e il Ro, la ghiandola pineale. Le nostre ghiandole pineali risuonano con le emissioni delle pietre nere. Risvegli del terzo occhio o decalcificazione della ghiandola pineale. Sedersi in una postura a gambe incrociate, con i palmi rivolti verso l'alto sulle cosce. Ascolta attentamente le istruzioni prima di iniziare la pratica. Apri la bocca abbastanza ampia e pronuncia il suono.
Prendiamo il dispositivo arcontico e confrontiamolo con il simbolo di Aum, l'alfa, l'omega, il ciclo vibrazionale e l'apertura dell'occhio di Dio. Prendiamone un altro. Prendiamo il dispositivo arcontico, così è il Chi. Il Chi lo puoi dividere in due lambdas. Lambda è la parola greca per El, che ti dà alfa, lambda, lambda, omega. Quindi tutte queste parole sono rappresentazioni di un sistema elettrico. Questo sistema crea l'occhio di Dio, l'osservatore. Potrei sentire il suono nella mia testa di spade laser, anche se è solo un dipinto di una spada laser che potrei davvero solo avvertire di sentire questo suono. Penso solo che da qualche parte nel mio subconscio avevo già visto una spada laser. La religione sta diffondendo la parola di Dio. Un tempio, una chiesa, una moschea in ogni villaggio, l'obelisco e la cupola, uno dei loro preferiti. O l'arca. La parola di Dio che risuona nel tuo cervello, creando l'occhio di Ra. Così sentiamo la voce di Dio. Ma la domanda ovviamente è: chi è Dio? Stiamo parlando di un dispositivo e può essere utilizzato da qualcuno. Sappiamo che Mosè ha ricevuto messaggi da Dio, ma perché? E con quale scopo? Diamo uno sguardo ad un frammento del Mago di Oz. Per favore, signore, abbiamo fatto quello che ci avete detto. Vi abbiamo portato la scopa della strega cattiva dell'Ovest. L'abbiamo sciolta. Ah, tu l'hai liquidata? Bene, molto piena di risorse. Sì, sì, signore. Quindi ci piace che tu mantenga la promessa che ci hai fatto, per favore. Non così velocemente, non così velocemente. Dovrò dargliele dopo un po'. Pensavo di andare via, di tornare domani. Domani? Ma voglio tornare a casa ora. Hai già avuto un sacco di tempo, sì. Non suscitare l'ira dei grandi e dei potenti. Ho detto torna domani. Se sei davvero grande e potente, manterrai le tue promesse. Presumi di criticare i grandi, pensate voi creature ingrate, voi stessi fortunati che sto dando domani in pubblico invece di 20 anni da adesso. Oh, il nostro grande ha parlato. Oh, non prestare attenzione a quell'uomo dietro. Il sipario, quindi, il Mago di Oz, usa una tecnologia. Diamo un'occhiata in fondo. Vedi l'arca dell'alleanza e sopra di essa vedi l'immagine del mago. Si presenta come un arconte, un rettiliano. Ora immaginiamo che questa tecnologia, la Chi,
regoli l'XP, Chi Rho, l'esperienza della tecnologia accade nelle mani sbagliate, aprendo cancelli che inviano messaggi. Hai mai sperimentato questa voce tecnologica di Dio? Insieme, mio signore Sauron, governeremo questa terra di mezzo. Il vecchio mondo brucerà nel fuoco dell'industria. Le foreste cadranno. Sorgerà un nuovo ordine con cui guideremo la macchina da guerra, la spada e la lancia e il pugno di ferro dell'orco. Dobbiamo solo rimuovere coloro che si oppongono a noi. Minas Tirith o Minos Taurus, l'albero di Minas, l'albero della vita. Sulla mappa di Hereford hai Gerusalemme e il labirinto, il toro di Minosse. Dai un'occhiata al cortile di Minas Tirith. Lì vedi la croce di Gerusalemme e il vecchio albero. Quando vedi questa immagine è in realtà la planimetria della nostra coscienza. Prendi la visuale dall'alto del nostro cervello e metti il sistema controrotante piramidale che ti dà un punto centrale. Ora mettilo nel nostro sistema organico e poi vedi il punto centrale. Si trova in una posizione diversa.
Esaminiamola in una vista laterale. L'occhio di Ra ha 3 punti. Quello verde è il talamo, quello rosa la commessura posteriore e quella viola è la ghiandola pineale. I 2 più importanti, a mio avviso, sono il talamo e la ghiandola pineale. La torre di Sauron e il monte Doom. Penso che l'arco tra questi 2 sta creando l'eco, la voce di Dio. Diamo un'altra occhiata all'occhio di Dio. Quando vai a sinistra, vedi un altro pezzo di cervello, ma sembra l'albero della vita. E si chiama albero della vita, Arbor Vitae. E ora improvvisamente comincio a cercare foto di Gesù appeso all'albero della vita. Ma anche questo pezzo di cervello è chiamato il cervello rettiliano. Ci risiamo? Siamo di nuovo ingannati?